Amici, bentrovati. Oggi un video senza politici, parassiti, virologi e teatri di guerra. In poche parole, un video rilassante, quasi da realtà parallela. Credo che tutti qualche volta abbiamo usato questa espressione oppure abbiamo inserito in un discorso la frase un'altra dimensione. In seguito, riflettendoci su, ci si è resi conto che si trattava solo di modi di dire, di ipotesi impossibili. Ma allora queste espressioni da dove hanno avuto origine? Sembra che nella narrativa fantascientifica il concetto di mondi paralleli sia stato introdotto per la prima volta dallo scrittore statunitense Murray Leinster nel 1934 e che Jorge Luis Borges abbia usato la stessa idea in un racconto del 1941. Ma già in passato, però, la letteratura aveva utilizzato il concetto di un altro mondo, soprattutto nei cosiddetti miti, nelle leggende e naturalmente nella religione. Paradiso, inferno, Valhalla sono tutti mondi alternativi, diversi dal regno materiale a noi familiare. E Platone aveva riflettuto profondamente sulle realtà parallele, dando vita al platonismo, in cui la realtà superiore è perfetta, mentre la realtà terrena inferiore è un'ombra imperfetta di quella celeste. Inoltre, accenni significativi a questi fenomeni li troviamo nelle fiabe, conservate nelle tradizioni di quasi tutti i popoli, in cui avvengono contatti fra realtà diverse. Spesso in questi racconti, in alcuni luoghi specifici come pozzi e grotte, c'è un passaggio verso un altro mondo o verso terre lontane. Le fiabe abbondano di esempi di spostamenti temporali o di passaggi dimensionali, spesso accompagnati dall'apparizione della nebbia. Ma in definitiva cosa sono questi mondi paralleli? Probabilmente si riferiscono a luoghi sconosciuti, il cui ingresso si apre solo in un momento rigorosamente definito e in un posto specifico. Il mitico cappello dell'invisibilità, per esempio, era uno strumento magico per nascondersi nello spazio e qualcuno sostiene anche che ci siano delle sacche spaziali talmente grandi che possono ospitare interi insediamenti che non vogliono avere a che fare con la nostra realtà. Però, come accennato, molti ricercatori sostengono che i passaggi da un posto all'altro tramite portali siano o siano stati molto più comuni di quanto si creda, grazie sì alla magia, ma a un tipo di magia tecnologica. E questa soluzione è supportata da innumerevoli stampe antiche che sembrano descrivere chiaramente delle apparizioni o materializzazioni. Ma si sa, le stampe vengono etichettate come rappresentazioni allegoriche e potrebbero essere interpretate in modo sbagliato, anche se, essendo semplici finzioni, sembra incredibile che qualcuno si sia dato la briga di descrivere questi eventi nei minimi particolari con dei disegni tecnici perfetti. La qualità stilistica delle raffigurazioni e dei dipinti, infatti, è tale che risulta difficile credere che a comporle siano stati artisti di molti secoli fa, senza conoscenze specifiche in materia. Questa stampa, per esempio, o incisione che sia, non sembra essere stata prodotta con righelli e matita, è più assimilabile alla grafica computerizzata, ma questo è un altro discorso. Se però le fiabe restano pur sempre dei testi scritti facilmente manipolabili e le stampe e i riferimenti religiosi possono essere iscritti nelle credenze popolari e pertanto fuorvianti, non altrettanto si può dire per i manufatti architettonici che abbondano in tutti i continenti. Ogni ingresso in una cattedrale o in una moschea, per esempio, già sembra suggerire l'idea del percorso verso un altro luogo fisico e spirituale. Lo spiazzamento spirituale è più facile da cogliere, poiché l'elevazione dello spirito è quasi tangibile, col silenzio e col raccoglimento, mentre lo spostamento fisico verso un altrove
è più difficile per noi da accettare. Eppure molti ricercatori sono convinti che qualcosa di simile potesse accadere veramente. E non solo le strutture delle cattedrali, ma anche i portali, gli archi e le rotonde suggeriscono che qualcosa del genere fosse reale. Cosa succede qui, per esempio? Archi e rotonde dappertutto e qualcuno in arrivo in alto a destra. Sembra di stare in un aeroporto. Ci sono elementi che non sembrano essere stati costruiti per la sola bellezza, ma per scopi pratici, di connessione con altre realtà. E come già detto, si tratta di stabilire se i portali consentissero veri passaggi fisici fra mondi o erano in grado solo di offrire alle persone suggestioni tali da far loro credere che stessero lasciando questo mondo per un altro. Un altro particolare interessante è la presenza di orologi molto complessi, definiti astronomici, ma come si vede sono fin troppo complessi e lasciano supporre che non servissero per vedere l'ora, ma per altri scopi. Infatti, quale poteva essere il senso per chi andava in una cattedrale a pregare, conoscere l'ora, il giorno, il minuto e la posizione esatta in cui ciò avveniva? Evidentemente accadeva qualcosa di diverso da ciò che pensiamo. Vorrei ricordare inoltre che la nostra civiltà ha ricevuto un imprinting dagli dei, i quali ci hanno trasmesso le loro caratteristiche, per cui noi ripetiamo inconsciamente ciò che facevano loro. Quindi se oggi si parla della possibilità di viaggiare nel tempo e nello spazio, vuol dire che abbiamo assimilato anche questa idea. E il metaverso di oggi non è che la brutta copia di quanto forse già esisteva e si praticava, senza nemmeno utilizzare strumenti tecnologici, ma con la sola facoltà mentale, una capacità che probabilmente ci è stata rubata dagli invasori. In tempi recenti il fisico Robert Wood ha cercato di dare una spiegazione dell'apparizione e dell'esistenza di mondi paralleli. Durante i suoi esperimenti ha studiato il comportamento degli anelli di tabacco quando si scontrano. Per ottenerli dovette realizzare un tamburo con un fore dal quale, se colpito, uscivano gli anelli di fumo. In questo modo scoprì che gli anelli si comportano come solide palle da biliardo quando entrano in collisione. Quando si scontrano, si respingono e si disperdono in direzioni diverse, come farebbero delle biglie. Quindi gli anelli di fumo di tabacco interagiscono fra loro come solidi, nonostante siano dei gas. Gli atomi degli anelli di tabacco, inoltre, non appena i piani della loro rotazione cambiano, e questo accade quando si rilassano o rallentano, smettono di notarsi l'un l'altro e si attraversano, vivono di vita propria in mondi diversi. Aggiungiamo che già negli anni 60 del secolo scorso lo scienziato occultista francese Jacques Bergier affermò che la struttura dello spazio è molto più complessa di quanto si creda, il che rende possibile l'esistenza di alcune aree sconosciute, inaccessibili in circostanze ordinarie e non mostrate sulle mappe. La leggendaria Shambhala, per esempio, appartiene a questa categoria di terre sconosciute. Solo gli iniziati conoscono la strada per queste terre. E quando per puro caso una persona semplice arriva lì, scompare per sempre. Questa spiegazione è però abbastanza teorica e potrebbe non descrivere bene la presenza di diverse dimensioni. Vediamo dunque ciò che potrebbe accadere realmente in alcune testimonianze riportate dalle cronache. Nel 1954 in Giappone, durante un periodo di disordini, uno strano cittadino fu arrestato durante il controllo dei passaporti. I suoi documenti erano in ordine, ad eccezione di un dettaglio: il passaporto era stato rilasciato da uno stato inesistente, il Tuareg. Lui, indignato, in una conferenza stampa affermò che il suo paese si trovava in Africa, tra la Mauritania e il Sudan francese, e rimase scioccato quando gli fu mostrata una mappa
dove si trovava l'Algeria al posto del Tuareg. Né le mappe degli anni 50, né quelle precedenti, né quelle successive contengono Tuareg. Tuttavia i Tuareg vivono effettivamente nel luogo indicato dal cittadino di Tuareg. La differenza è di una sola lettera, ma i Tuareg esistenti nella nostra realtà non hanno mai avuto a che fare con nessun Tuareg. Sembra che quest'uomo abbia concluso i suoi giorni in una clinica psichiatrica giapponese. Qualcosa di simile era accaduto un secolo prima, quando sulla strada di un villaggio tedesco fu scoperto un passante sconvolto che, muovendo appena la lingua per la paura, spiegò che si chiamava Joseph Forin ed era arrivato dal paese di Lascaria, dal continente di Sacria. Le autorità tedesche ovviamente non riuscirono a trovare questi luoghi misteriosi sulla mappa. Ma la vera porta verso il nulla sembra che sia il lago Rudolph, situato nel nord del Kenya. Lì c'è una piccola isola chiamata Isola del Mistero dagli abitanti. Nessuno vuole stabilirsi lì perché la gente del posto la considera un luogo maledetto. Nel 1935 la spedizione inglese di Vivian Fogg lavorò sul lago. Un giorno due dei suoi partecipanti, Martin Shefles e Bill Dyson, salparono verso l'isola e da quel momento di loro non si seppe più nulla. Altri ricercatori invece hanno avanzato teorie sull'esistenza di mondi situati in altre dimensioni, ma con controparti fisiche nella nostra realtà. Un esempio di questo tipo è la città di Erx, presumibilmente situata nella provincia argentina di Cordoba. Sulla base della testimonianza dei locali, i metafisici sono giunti alla conclusione che gli abitanti di Erx avevano raggiunto considerevoli altezze intellettuali. La città di Erx, il cui percorso è ignoto a qualsiasi mortale, pare che sia famosa per 3 specchi giganti realizzati con un materiale sconosciuto alle persone. Le segnalazioni di luci bianche spettrali, spesso viste sulle cime delle montagne e lì intorno, sono probabilmente dovute al funzionamento di questi specchi. In definitiva, per mondi paralleli oggi intendiamo qualsiasi mondo che non sia il nostro, ma i mondi possono differire anche nella dimensione delle particelle di etere di cui è composto il loro tessuto materiale, verso cui è possibile effettuare una transizione o da cui possono provenire oggetti e forse anche esseri viventi. In poche parole, il teletrasporto. Un cambiamento degli atomi porta alla transizione di un oggetto in un mondo parallelo, per esempio la comparsa in una stanza di acqua o oggetti che prima non c'erano. Quando non si tratti proprio di edifici, come si dice sia avvenuto in alcuni miracoli. Persone, animali e piante, simili alle nostre persone, animali e piante, possono vivere in mondi adiacenti e talvolta compaiono nel nostro mondo e a volte rimangono qui. E le persone, gli animali, le piante, gli oggetti del nostro mondo a volte finiscono in mondi adiacenti e possono anche rimanerci per sempre. Nei mondi adiacenti ci sono anche foreste, fiumi e mari, continenti, città, paesi e tutto è molto simile al nostro mondo. Ci sono numerose testimonianze oculari di un treno che corre attraverso un campo nella regione di Perm in Russia, appare dal nulla e corre verso il nulla. Un altro esempio, quando un treno della metropolitana di Mosca è improvvisamente scomparso insieme ai suoi passeggeri. C'è poi la leggenda sulla città sommersa di Kitez, che andò in un mondo parallelo e continua a esistere lì, poiché le luci delle processioni religiose sono ancora visibili attraverso l'acqua. E si sente persino il suono delle campane. Molti altri casi di contatto tra due mondi sono citati dal ricercatore Charles Fort, il quale in un suo libro
scrisse che gli animali e gli oggetti cadono nel nostro mondo a una velocità molto bassa, chiaramente non da altezze vertiginose, come la pioggia di pesci. Il viaggiatore cosiddetto astrale Robert Monroe, nel suo libro Viaggi fuori dal corpo, descrive i suoi viaggi unici, in uno dei quali ha scoperto per caso un mondo simile al nostro, ma che non era il nostro. C'è anche una storia su Re d'Italia. Si dice che Umberto I una volta si recasse in un piccolo ristorante nella città di Monza per fare uno spuntino. Il suo ordine fu preso dal proprietario del ristorante in persona. Guardando il proprietario del locale, Sua Maestà si rese conto improvvisamente che di fronte a lui c'era una copia esatta di se stesso. Il fisico e il volto del proprietario del locale erano praticamente identici a quelli di Sua Maestà. Dopo una breve conversazione scoprirono che erano nati lo stesso giorno e lo stesso anno, il 14 marzo del 1844. Inoltre erano nati nella stessa città ed entrambi erano sposati con una donna di nome Margherita e tutti e due avevano un figlio di nome Vittorio. Ma queste non sono tutte le coincidenze misteriose. Nel 1900 il re venne informato della morte del proprietario del ristorante a causa di un colpo di pistola partito accidentalmente. Prima che avesse il tempo di esprimere le sue condoglianze per questa morte, il monarca stesso fu colpito da un anarchico fra la folla che circondava la sua carrozza. Secondo molti ricercatori esisterebbe una vasta tipologia di mondi paralleli, a cominciare dai mondi frattali. I mandala nelle cattedrali, per esempio, tra l'altro simili o quasi uguali a Roma come a San Pietroburgo, insieme ai labirinti, sono strettamente connessi con la cimatica e quindi con la conduzione di un certo tipo di energia che consentirebbe di entrare in un profondo stato di sdoppiamento meditativo. Altri mondi invece differiscono l'uno dall'altro nelle dimensioni delle particelle atomiche e in questo caso il movimento di persone e oggetti avverrebbe dal nostro macrocosmo ai microspazi. Sono state conservate leggende secondo cui un comandante russo durante una campagna militare contro l'India riducesse i suoi guerrieri alle dimensioni di formiche e dopo essere entrati in città passando sotto le porte li facesse diventare di nuovo guerrieri. E stranamente questa storia ricorda i Mirmidoni, i guerrieri di Achille, che prima erano formiche. Esisterebbero poi mondi che differiscono l'uno dall'altro in frequenza, caratterizzati appunto dalla frequenza di vibrazione dell'etere. Sebbene i loro atomi possano essere gli stessi del nostro mondo, le vibrazioni a livello molecolare possono essere diverse. C'è chi parla di mondi ad alta frequenza o a bassa frequenza, come un hertz al mese, all'anno e anche meno. Anche tali frequenze ultrabasse creano i propri mondi, ma noi con la nostra frequenza non possiamo interagire con loro, così come con i mondi ad alta frequenza. In altri mondi, invece, copiati dal nostro mondo, potrebbero esistere i nostri parenti e amici che sono già morti nel nostro mondo, ma che vivono lì insieme a coloro che sono ancora vivi nel nostro mondo. In realtà è un po' difficile da credere. Naturalmente non parlo dei mondi come spesso vengono ritratti, cioè come palloni nel cielo, ma mondi come in una matriosca, annidati l'uno dentro l'altro. Mondi mentali, astrali, eterici, fisici, spirituali, eccetera. E ogni essere intelligente, in teoria, è capace di creare il proprio spazio, il proprio mondo, completamente inaccessibile agli altri. In qualsiasi punto dello spazio potrebbe esistere un numero molto alto di mondi, anche se noi non li avvertiamo. Semplicemente li attraversiamo così come attraversiamo l'aria o l'acqua. Solo rare persone riescono ad avvertirli, coloro che hanno raggiunto l'illuminazione. In Oriente è generalmente accettato che il grande illuminato Gautama Siddhartha, Buddha, abbia visto contemporaneamente 3000 mondi situati nel suo punto nello spazio.
ma nell'antichità, a quanto pare, per qualche ragione ignota, riuscivano più facilmente ad osservare i monti a loro vicini. Nel libro di Veles, per esempio, che parla di storia e religione degli antichi slavi, anche se è ritenuto un falso dalla cultura occidentale, si racconta questa esperienza. E poi arrivammo velocemente al fiume azzurro e lì vedemmo i nostri antenati che aravano e pascolavano i loro greggi fra i covoni tortuosi. La loro vita è uguale alla nostra, solo che lì non ci sono unni o elleni e non ci sono principi. In tempi moderni si dice che alcuni sciamani possono aiutare una persona a incontrare i propri antenati. Per concludere, sembra che i mondi e gli spazi paralleli nascano dall'abisso e ritornino nell'abisso. È attraverso l'abisso che è possibile raggiungere qualsiasi spazio. Questo fino al giorno del giudizio, che significa la morte del mondo intero. Se mai, prima di questo giorno, dovessi io stesso capitare in una realtà parallela e qualcuno mi chiedesse una testimonianza sul posto da cui provengo, direi innanzitutto che si trattava di una colonia di un paese mediorientale, un posto dove i giudici avevano un occhio solo e quelli che parlavano troppo non capivano niente, un posto dove 10 farmacisti governavano su miliardi di persone. Poi finalmente più nulla nell'abisso, né tempo, né distanze, né memoria.